Sì, salve, questa è la recensione del ciclocomputer GPS Cyclus. Allora, innanzitutto le dimensioni, diciamo che non è un quadrato perfetto perché è 55 x 59 e poi è alto 22 mm. Il display è 2 pollici, la batteria è 600 mAh con una durata di 20 ore e si ricarica in 2. Dietro c'è un gommino che copre la porta di ricarica, si ricarica tramite un cavo USB, micro USB. Il display è 2 pollici, è resistente IPX6, cioè resistente agli spruzzi anche ad alta pressione, però ovviamente non può essere immerso nell'acqua. In alto, vedete, abbiamo l'icona del GPS, vedete, questa vi dice che il segnale è stato agganciato e la prima volta impiega un po' di tempo, circa, a me ha impiegato circa 1 chilometro, poi aggancia il segnale. Le volte successive impiega ovviamente un po' di meno. In alto c'è la tacca della batteria, dopo quella del GPS, poi qui abbiamo il contachilometri. Il contachilometri tramite i due pulsanti laterali, abbiamo il pulsante in alto e quello di accensione e spegnimento e queste impostazioni. Premendo il pulsante di impostazioni, no, di accensione, quando è spento si accende e quando è acceso, tenendo premuto, si spegne il ciclocomputer. Quando è acceso, premendo il pulsante di accensione, vedete, scorre tra velocità media, velocità massima e velocità istantanea. Con il pulsante invece delle impostazioni scorro tra le tre schermate. In questo caso vedete ho il tempo di percorrenza parziale e la distanza parziale. Poi abbiamo invece il tempo di percorrenza totale e l'odometro che serve il contachilometri totale. E poi l'ultima schermata è il tempo parziale e l'altitudine. Queste sono schermate, sono fisse, non posso modificarle. Tenendo premuto sempre il pulsante di impostazione si entra nel menu segreto. Dal menu segreto si va a impostare il fuso orario. Ovviamente noi, essendo in Italia, siamo rispetto al fuso orario di qui sono +1, quindi dovete mettere 1. Poi abbiamo l'altra impostazione per ripristinare le impostazioni di fabbrica, poi quello di cambiare la scala dei chilometri, quindi o in miglia all'ora o chilometri all'ora. E poi l'ultimo punto è quello dell'odometro. Potete azzerare l'odometro oppure impostarlo ovviamente a una quantità superiore nel caso in cui cambiate ciclocomputer e volete recuperare i dati di partenza. Il prezzo l'ho pagato intorno ai 30 euro. All'interno della confezione esce il ciclocomputer, il supportino di plastica che vi faccio vedere, ecco qui, e sotto c'è anche il gommino per una migliore aderenza al manubrio. E poi ci sono 4 elastici, 2 un po' più grandi e 2 un po' più piccoli. Vedete, si aggancia così, si mette, si gira e si aggancia. Se volete potete inserirlo anche sul mozzo centrale, qui, però a me, essendo molto spesso l'elastico non ci arriva, dovete utilizzare un altro tipo di elastico un po' più grande. Poi c'è il libretto delle istruzioni in italiano, anche in italiano, oltre in spagnolo che è il cinese, e poi ovviamente c'è il cavo micro USB. Il prodotto è Made in Cina. Diciamo che la comodità è soprattutto che non ha la batteria, quindi non avete bisogno del bottone, la CR2032, si spegne, quindi non si consuma batteria inutilmente. Gli altri ciclocomputer con la batteria vanno in stand by, quindi comunque continuano. Poi questo ha anche l'autospegnimento, cioè dopo tot tempo comunque si spegne da solo quando rimane fermo. E poi non ha, vedete, non si monta un estensore sulla ruota, quindi non c'è né il magnete né l'altro componente a batteria che si installa sulla ruota per mandare il segnale al ciclocomputer.
non c'è un'applicazione. Se volete l'applicazione dovete acquistare il modello superiore a questo, ovviamente anche più grandi dimensioni, e quando lo spegnete non salva i dati, cioè rimane solo il contachilometri totale, solo quello non, e il tempo totale, gli altri si azzerano tutti. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.